Ciao amici gatti e amiche gatte! Questo è il primo di una serie di video che ho realizzato assieme alla dottoressa Beatrice Martinelli, in cui parleremo di problemi di pelle del gatto, cioè le dermatiti, che possono essere causati da vari fattori come funghi, acari, batteri, eccetera. In questo video in particolare parleremo della tigna, che è un fungo molto comune nel gatto, dell'acne felina, della piodermite e di altri problemi che possono sorgere alla pelle del nostro gatto e possono causargli prurito e anche problemi molto grossi. Se ti piacciono i miei video sulla salute del gatto, iscriviti al canale YouTube di Micio Gatto in modo da farlo crescere sempre di più. Lascio ora la parola alla dottoressa e ci vediamo a fine video per le nostre conclusioni e per i saluti. Benvenuti a tutti. Oggi apriamo una parentesi per quanto è possibile, perché poi è un argomento dilagante enorme, delle dermatite, cioè di tutte quelle patologie che colpiscono il vostro gatto nel derma, nel pelo, eccetera. A fare una carrellata veloce, poi se avrete delle domande, perché magari il vostro gatto è colpito da una cosa piuttosto di un'altra, mettetelo pure su Micio Gatto e noi risponderemo, sia io che le mie colleghe. Come vedete siamo molto attive, anzi le mie colleghe sono veramente brave, le devo veramente ringraziare, perché io con la moltitudine di cose che ho delle volte arrivo un po' in ritardo. Quindi apriamo la sezione parlando di tutte quelle patologie infiammatorie della cute che possono essere di diverse cause. Sappiamo che esistono delle cause infettive, tra cui la famosissimissima tigna. Cos'è? L'avrete sentita nominare tante volte, ovviamente si attacca all'uomo, quindi è molto interessante, perché soprattutto negli stati immunodepressivi della persona, se il gatto è portatore di spore o addirittura di lesioni tipiche dell'infezione fugina, purtroppo la prendete anche voi. Anche noi veterinari una volta nella vita o più volte nella vita siamo sottoposti a questa, diciamo, dermatite fugina, che però non è niente di che, si cura con un antimicotico e poi sparisce. Noi umani ovviamente la curiamo con delle creme, sospensioni. Nel gatto invece, per fare la diagnosi intanto bisogna fare una piastra, oppure molto spesso la prima diagnosi immediata è l'accensione di una lampada violetta che si chiama lampada di Wood, e viene oscurata la camera, passata sopra il gatto nelle lesioni. Se si vede una rifrangenza color verdino è possibile che ci sia questo famoso Microsporum canis, che è lui il responsabile della dermatite fugina nel gatto. Sì, è proprio il cane, il Microsporum canis, che è quello del gatto. È una cosa strana, ma è così. Può dare prurito intermittente, sicuramente vedrete delle aree alopeciche nel pelo del vostro gatto ed è la prima cosa che vi farà insospettire, e il veterinario prima farà la lampada di Wood e poi farà questa piastra che in 5 o 6 giorni reagirà e vi darà la sicurezza che il vostro gatto è positivo al Microsporum. Cosa succede? Niente di che, si fa una terapia con itraconazolo, che è un antimicotico. Nel gatto è in uno sciroppo che si dà per 7 giorni la prima settimana, poi si fa un'interruzione di una settimana, poi si fa intermittenza. Normalmente il gatto guarisce completamente e non ha alcun tipo di lesione secondaria da questo tipo di dermatite micotica, quindi torna bellissimo, con il pelo bellissimo come era prima. C'è una razza che è predisposta? Sì signori, c'è, e come? Ed è il persiano. Lui è predisposto e può portare le spore anche sopra il suo pelo, quindi magari vi potrà capitare, mi è capitato una volta, anzi vi racconto, che una donna in gravidanza mi portò il suo gatto che non aveva alcuna lesione, ma lei era piena, perché il gatto aveva spore, lei era in un momento di immunodepressione dovuta alla fine della gravidanza e lei era piena tutto il corpo di aree rossate, un po' elevate, ed era ovviamente una micosi. È molto, diciamo, comune nel gattino trovatello che avete trovato nel bidone delle immondizie piuttosto che nei gattili, perché loro sono più esposti a questo tipo di fungo, e ovviamente lo può prendere anche il cane, ma questo è un altro discorso. Un'altra dermatite molto interessante, che anche lui appartiene alla famiglia dei funghi, è la dermatite da malassezia. Anche questa è su base infettiva. I gatti predisposti sono i Devon Rex e lo Sphinx, proprio per questo tipo di pelle che hanno untuosa e senza pelo, per cui anche questo tipo di dermatite appunto dà un prurito ed è squamativa, e ovviamente
dermatite, anche questo si tratta come il fungo precedente Microsporum canis, si tratta con l'itraconazolo. Come si fa la diagnosi? Beh, è semplicissima, basta fare uno scotch test. Questo va fatto sempre comunque per questo tipo di diagnosi, applicare lo scotch in dei punti del corpo del gatto dove c'è più presenza, secondo il veterinario, di una lesione più da malassezia, e lì colorarlo e si vedono proprio le malasezie sul campione di scotch che avete prelevato dal derma del gatto. Quindi anche lì è semplice e con l'itraconazolo, che è un antimicotico, si ottiene il risultato. Apriamo una brevissima parentesi per le infezioni da Mycobacterium, cioè da tubercolosi, da lebbra felina. Oddio, io ve lo dico sinceramente, credo di averne vista una, ho visto solo una lebbra felina, è gravissima, gravissima per il gatto. L'ho vista in un gatto che viveva vicino ai piccioni, in un sottotetto, ed il gatto era dilaniato con una dermatite gravissima. Ecco, la terapia deve essere fatta con un chinolone tipo la marbofloxacina, che è simile al nostro Bytril, però appartiene alla stessa famiglia, però è un'altra molecola, però questa deve fare la diagnosi assolutamente il veterinario, e diventa una problematica infettiva abbastanza importante per il gatto, però vi sto dicendo che è veramente una rarità, ok? Quindi non vi preoccupate. Abbiamo un'altra patologia infiammatoria della cute molto tipica del gatto giovane e di media età, comunque tendente alla gioventù, non all'età più anziana, che è l'acne felina. Ne ho vista una anche oggi, è una patologia molto comune. Acne, e assomiglia alla nostra acne del volto del giovane, come vi ho detto colpisce l'animale abbastanza giovane e prende prevalentemente il mento e i bordi delle labbra. Cosa succede? Sono dei piccoli foruncoli, non vi dovete preoccupare. Un proprietario oggi mi aveva chiesto se era un verme all'interno, no, è una pustola con del pus, cioè come la nostra acne. Allora, cosa dobbiamo fare? Ci sono mille cose da poter fare, però la parte locale, se è una cosa qualche puntino qua e là, non ha un senso mettersi a fare le toccature, perché il gatto odia essere bagnato con un odore che non è il suo, tenderà sicuramente a cercare di tirarselo via e a peggiorare l'infezione che ha di questa acne, per cui meno ha prurito, e se noi glielo creiamo meno, ecco, esiste la possibilità, quando l'infezione del mento è molto molto grave, di utilizzare degli antibiotici per togliere la proliferazione batterica secondaria, però è dipendente dalla gravità dell'acne felina, quindi a seconda della gravità verrete trattati o no. Molto spesso è autolimitante, cioè guarisce da sola, non vi dovete preoccupare. È chiaro che se vedete un disastro nel mento vi dovrete riferire al veterinario, se no qualche puntino qua e là può scomparire anche autonomamente senza che voi facciate niente. Un altro presidio che si può utilizzare, però questo io lo do proprio quando l'acne diventa un po' più importante, con proliferazione batterica, do antibiotici e anche dei cortisonici che aiutano a sfiammare e a migliorare la situazione. Un altro tipo di dermatite che viene chiamata piodermite, perché ha un'infiammazione della cute con nella cute la presenza di batteri che proliferano, perché non è che la nostra cute o la cute del nostro gatto è priva di batteri, non siamo sterili, ok? Però se per qualche causa infiammatoria, per prurito eccetera, noi abbattiamo la barriera cutanea, purtroppo siamo predisposti noi, anche il nostro amico gatto, ad avere una piodermite, quindi un'infiammazione batterica della cute. Come si trattano questo tipo di infiammazioni? Beh, si fa la diagnosi facendo sempre uno scotch test, o comunque cercando questi bacilli che si vedono a livello citologico, possono essere o cocchi o bastoncelli. È chiaro che per riuscire a dirvi che tipo di batterio, il nome e il cognome della famiglia, dobbiamo fare un culturale, il veterinario dovrà fare un culturale, ci vorranno parecchi giorni perché la cultura deve crescere. Allora in quel caso potremo parlare
veramente della famiglia e della specie del batterio. Normalmente i veterinari, quando lo guardano citologicamente, possono vedere cocchi o bastoncelli, cioè di forma coccica circolare, oppure proprio dei bastoncelli. Allora, a seconda di quello che vedono, decidono così a sommariga l'antibiotico. Esistono degli antibiotici che sono più portati per i cocchi e più per i bastoncelli. Diciamo che tutte le terapie dermatologiche, sia antifugine che ovviamente antibatteriche, quindi con gli antibiotici, purtroppo devono durare dalle 4 alle 6 settimane. E sapete perché? Perché purtroppo l'antibiotico è l'antibiotico che agisce sulla cute. La cute è l'ultima parte del nostro corpo, cioè è l'involucro, e prima che ci arrivi bene, che si concentri bene, ci vogliono determinate settimane, per cui purtroppo la terapia per il nostro gatto è molto lunga. Molte volte purtroppo, a differenza del cane, il gatto ha una difficile somministrazione e prensione della compressa, quindi in questo caso però il veterinario vi può aiutare con alcuni prodotti che funzionano molto bene, che appartengono alla famiglia delle cefalessine eccetera, che si usano moltissimo in dermatologia. Possono fare un'iniezione che dura 15 giorni, per cui voi non dovete più somministrare niente, e così diciamo ripetendola arrivate alle 4-6 settimane di terapia antibiotica, senza dover ogni giorno somministrare al gatto 1 o 2 volte l'antibiotico, che magari non ci riuscite e quindi non ottenete nessun risultato, visto che la terapia è molto lunga. Esistono, come vi ho già detto, le dermatiti virali. Cosa ci sono? Vi ricordate che del calice vi ho detto che vedete questo orripilamento del pelo, questo gonfiore eccetera? Esistono anche queste. Sapete che sia i pox virus, sia l'herpes virus che i calici virus non abbiamo degli antiretrovirali per poter trattare la cute. Sapete che passa il virus e passerà anche la dermatite. Chiaro è che se la dermatite è pruriginosa, allora in quel caso possiamo, e ovviamente apre la strada ai batteri, dobbiamo trattare con l'antibiotico. Però purtroppo per questo tipo di virus non abbiamo un presidio che ci aiuti principalmente sul gatto, quindi purtroppo dobbiamo aspettare, tra virgolette, che passi, che il suo sistema immunitario curi la dermatite. Volevo parlarvi anche di un'altra patologia che si chiama cheiletielliosi. È un, diciamo, acaro molto grande, la cheiletiella. È conosciuta ma non tantissimo. Il proprietario è convinto di vedere della forfora grossa nel suo gatto. In realtà è la cheiletiella, che ovviamente dà desquamazione. Si possono vedere benissimo al microscopio come si vedono gli acari nelle orecchie del gatto. Con un semplice spoton si tratta la cheiletiella, quindi si tratta il prurito, perché il gatto ha prurito per questo tipo di acaro, e questa, diciamo, malattia scompare, questa, diciamo, parassitosi, perché alla fine l'acaro è un parassita, per cui trattando quello con lo spoton va tutto a posto. Grazie mille Beatrice, ti ricordo che questo è il primo di una serie di video sui problemi della pelle del gatto. Nel prossimo video parleremo della dermatite atopica e del granuloma eosinofilico, quindi ricordati di iscriverti al canale YouTube di Micio Gatto, così ti arriverà la notifica per il prossimo video. Se hai domande per la dottoressa, scrivi pure un commento qui sotto, fammi sapere se il video ti è stato utile, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao amici gatti e amiche gatte!